In questo intervento parlerò di sesso. Allora, dovete sapere che nel 2011, insieme ad alcuni colleghi, ho condotto un survey, un'inchiesta, una ricerca sulla sessualità degli italiani. Questo nasceva come un progetto di indagine, di integrazione a un libro che ho pubblicato nel 2010, che era un'enciclopedia sulla sessualità, che si chiamava XXI Sex, nuova enciclopedia sulla sessualità, che era omnicomprensiva, non solo dei soliti termini, delle solite questioni sessuali trattate in precedenti enciclopedie, ma era anche ricca di tutti i nuovi vocaboli, di tutte le nuove categorie e di tutti i nuovi studi che in qualche modo sono emersi con l'avvento di internet. Comunque, in questo intervento in special modo parlerò solo di due risultati fra i tanti che abbiamo ottenuto e che riguardano uno i 5 sensi applicati alla sessualità e l'altro gli elementi del corpo che gli uomini guardano nelle donne negli uomini e cosa gli uomini pensano che le donne guardino e il contrario. Premetto che a questo sex survey del 2011 hanno risposto complessivamente 2026 persone e solo il 70,2% dei soggetti ha risposto completamente a tutte le questioni, che in effetti erano molte. Per cui abbiamo un totale di 1420 persone, delle quali 848 maschi e 572 femmine. Allora, rispetto ai 5 sensi, la prima questione che abbiamo posto era: se penso alla mia sessualità, fra i 5 sensi, i 2 più implicati o importanti sono... E la persona non poteva rispondere a più di 2 indicazioni. Naturalmente i 5 sensi sono l'udito, il gusto, l'olfatto, la vista e il tatto. Allora, i 2 sensi più implicati risultano essere nell'ordine la vista e il tatto. Un'altra questione che ci possiamo porre è: il genere sessuale, cioè essere maschio o femmine, influenza l'importanza di un senso rispetto a un altro in ambito sessuale? Dai dati è emerso che, a prescindere dall'orientamento sessuale, perché naturalmente al survey hanno risposto anche persone omosessuali, la femmina attribuisce all'olfatto un'importanza doppia rispetto a quella attribuita dal maschio e quasi tripla rispetto all'udito, ciò a discapito però della vista. Quindi è possibile affermare che mentre la sessualità del maschio a livello sensoriale sia concentrata principalmente su 2 canali percettivi, che sono il tatto e la vista, nella femmina vi è una maggiore implicazione anche degli altri 3, cioè gusto, olfatto e udito, con una preponderanza dell'olfatto. Poi, l'orientamento sessuale, quindi, influenza l'importanza di un senso rispetto ad un altro in ambito sessuale? Allora, il dato più evidente è che il tatto e la vista sono i 2 sensi più implicati nella sessualità di maschi e femmine, a prescindere dall'orientamento. Tuttavia, possiamo dire che per le femmine eterosessuali l'olfatto assume un'importanza ben più marcata rispetto ai maschi eterosessuali e che l'olfatto per i maschi omosessuali assume un'importanza percentuale che si situa fra i valori dell'uomo e della donna etero. Oltretutto, nei valori indicati dalla donna omosessuale, cioè dalla lesbica, la vista cede il posto all'olfatto, che dunque diventa il secondo senso più implicato nella loro sessualità dopo il tatto. E anche il gusto assume un valore superiore, più del doppio rispetto alla donna eterosessuale. L'olfatto è inoltre molto implicato nella sessualità del maschio bisessuale e della femmina bisessuale. Un'altra domanda che ci siamo poste rispetto ai sensi è se ci sia una qualche correlazione con l'età, per cui l'età influenza l'importanza di un senso rispetto a un altro in ambito sessuale. Abbiamo raggruppato il campione in 5 gruppi, cioè in decadi, per cui 18-29, 30-39, eccetera. Per cui abbiamo il gruppo dei 20, dei 30, dei 40, dei 50, dei 60. Allora, con il progredire dell'età pare che l'importanza del gusto, dell'olfatto e dell'udito vada scemando, mentre si ha un incremento dell'importanza del tatto. Quest'ultimo è l'unico senso che non pare essere compromesso dal progressivo calo di prestazioni al quale vanno incontro tutti gli altri sensi nel normale processo di invecchiamento. Tuttavia la vista, che è uno dei sensi il cui potere di percezione cala con il progredire dell'età, mostra una progressione percentuale, anche se meno marcata rispetto al tatto. Ora cambiamo argomento e parliamo degli elementi anatomici d'attrazione. Cosa piace agli uomini del fisico della donna, cosa piace alle donne nel fisico degli uomini e cosa pensano questi due generi, donne e uomini, che gli altri guardino in loro. La questione era pensata in maniera specifica per i soggetti eterosessuali
e differiva in base al genere sessuale del rispondente, chiaramente, no? Per cui ai maschi veniva chiesto, da un punto di vista strettamente fisico, in una donna trovo maggiormente attraenti, e si potevano scegliere solo 3 di questi item: gli occhi, la bocca, i capelli, la voce, il seno, le braccia, le mani, il ventre, cioè l'addome, la pancia, le natiche, la vulva, le gambe o i piedi. Alle femmine veniva chiesto, da un punto di vista estetico, cosa guarda in un uomo, e potevano scegliere fra occhi, bocca, capelli, voce, torace, braccia, mani, addome, natiche, pene, gambe e piedi. Come forse avrete già capito, queste parti anatomiche possono essere suddivise in 2 grossi macrogruppi, no? Uno che è legato a una dimensione puramente fisica e connessa proprio al genere, per cui seno e genitali esterni. Un altro gruppo invece è fatto da elementi seduttivi, elementi che possono attrarre, ma che sono propri di entrambi i generi, come per esempio può essere la voce, per cui elementi di seduzione più connessa per esempio alla comunicazione. Allora, la domanda posta successivamente invece chiedeva di indicare quali parti corporee di un soggetto del proprio sesso potessero, secondo il rispondente, essere maggiormente attraenti agli occhi di una persona del sesso opposto. Per cui agli uomini è stato chiesto secondo voi una donna cosa guarda di voi, e alle donne è stato chiesto secondo voi un uomo cosa guarda del vostro corpo o delle caratteristiche, come abbiamo detto, voce, capelli, eccetera. Per cui il grafico sovrastante illustra in una percentuale decrescente gli elementi del corpo di una donna che attraggono maggiormente un uomo eterosessuale, confrontate con le parti corporee femminili che le donne eterosessuali ritengono essere maggiormente attraenti per l'uomo. Quello che è risultato è che le donne hanno una percezione decisamente corretta rispetto alle parti del proprio corpo che attraggono il maschio, e anche in che percentuale. Sottostimano unicamente le natiche e sovrastimano lievemente bocca e capelli. Questo grafico invece sintetizza il confronto fra la somma delle percentuali ottenute per gli elementi anatomici femminili legati alla dimensione comunicativo-seduttiva, cioè occhi, capelli, voce e mani, e quelli che invece sono una più esplicita espressione della femminilità in senso anatomico, per cui seno, natiche, vulve, gambe. Allora, il maschio, in tutte le età, risulta maggiormente attratto dalle parti anatomiche femminili diretta espressione del genere, e meno da quelle con le quali la donna può esprimere il proprio essere in modo sottile e più cerebrale. Questo risultato è esattamente l'opposto di quello che abbiamo ottenuto con le donne, le quali invece prediligono elementi che permettono l'espressione della mascolinità in forme anche indirette e comunque più comunicative. Tuttavia, come accade per la donna, anche il maschio sembra, con l'avanzare dell'età, prestare maggiore attenzione ad elementi anatomici più connessi all'espressività e alla comunicazione. Anche per il maschio, come per la femmina eterosessuale, gli occhi, cioè lo sguardo, sono gli elementi anatomici che lo attraggono maggiormente. Tuttavia nessuno dei 4 elementi presi in analisi paiono essere particolarmente condizionati dall'avanzare dell'età, a parte un lieve aumento di interesse per la voce, per le mani e una certa inflessione di interesse relativa ai capelli. Il seno femminile è l'elemento anatomico espressione di genere per il quale il maschio presta maggiore attenzione, un'attenzione che sembra lievemente calare con l'età. Tuttavia, come per gli elementi anatomici seduttivo-comunicativi, anche per gli elementi più marcatamente femminili non sembra rilevarsi una netta influenza del fattore età. Il grafico sopra ci illustra in questo caso cosa le donne eterosessuali guardano primariamente in un maschio e che cosa i maschi pensano che le donne guardino in loro. Allora si capisce subito come i maschi abbiano una percezione abbastanza distorta rispetto ai propri requisiti fisici d'attrazione. I maschi, di fatto, sovrastimano tutte le loro parti fisiche diretta espressione di virilità, per cui torace, natiche, braccia e pene, e sottostimano l'importanza di elementi corporei legati a forme di sessualità più sottilmente seduttive, occhi, ma direi soprattutto bocca, mani e voce. Il grafico, questo qua che c'è adesso, sintetizza il confronto fra la somma delle percentuali ottenute per gli elementi anatomici maschili legati alla dimensione comunicativa e seduttiva
e quelli più esplicite espressione della virilità. Come vedete, non solo la donna dà maggiore importanza ad elementi che in qualche modo siano connessi alla comunicazione, ma ciò si rende sempre più manifesto a mano che la donna progredisce con l'età e, al contempo, i fattori anatomici virili sembrano perdere progressivamente d'attrattiva. Vediamo come gli occhi del maschio siano per la donna il fattore seduttivo principale e più costante. Il valore che la donna attribuisce allo sguardo e agli occhi dell'uomo non è un fattore che viene influenzato dall'età. Cosa diversa invece per le mani e per la voce. Le mani, ovvero le parti del corpo maschile che esplorano il corpo femminile, vengono rilevate dalla donna come importante elemento d'attrazione soprattutto sui 20-40 anni, cioè quando l'attività sessuale è più intensa statisticamente. Progressivamente è la voce ad assumere maggiore importanza, cosa che risponde a una dimensione seduttiva più sottile e mentale. I capelli, motivo di ansia virile per molti uomini, risulta essere una parte del corpo scarsamente attraente per le donne, in qualsiasi fascia d'età. Nel grafico, che c'è adesso, si analizzano invece gli elementi anatomici più connessi all'espressione diretta della virilità e quanto essi siano importanti per la donna eterosessuale in rapporto all'età di quella. Allora, come vedete, il torace e le natiche dell'uomo risultano essere gli elementi più attraenti fra i quattro, ma solo l'interesse per il primo pare essere sensibile al progredire dell'età della donna. Gambe e pene ottengono percentuali inferiori ma anche più costanti. Per concludere, abbiamo naturalmente provato a indagare anche per quanto riguarda le persone con un orientamento sessuale diverso dall'eterosessualità. Per cui la domanda è: quali parti anatomiche attraggono primariamente gli omosessuali maschi nell'osservazione di un altro uomo? Allora, i risultati evidenziano come i maschi omosessuali siano attratti da elementi corporei decisamente legati alla virilità e peculiari ad essa, per cui pene, torace, natiche soprattutto. Rispetto invece alle donne omosessuali, i nostri risultati ci dicono che ricalcano la tendenza espressa anche dalla donna eterosessuale, ovvero la donna omosessuale presta attenzione a parti anatomiche della donna legate soprattutto alla dimensione comunicativa rispetto a quella anatomica. Tuttavia, il seno, che è il carattere sessuale secondario più manifesto e caratterizzante nella donna, ottiene fra i soggetti omosessuali femminili un punteggio percentuale elevato. Per concludere diamo una risposta a una curiosità che hanno molti, cioè ci sono dietro anche molti preconcetti, cioè quanto è importante il seno di una donna per gli uomini. Allora, in qualche modo abbiamo chiesto al campione maschile, con esclusione degli omosessuali, in che misura una donna con poco seno perdesse in attrattiva fisica in pratica, cioè le opzioni di risposta si situavano su una scala Likert che andava da 1 a 5, dove 1 è il minimo e 5 è il massimo. Allora, i risultati mostrano che mediamente i maschi eterosessuali e bisessuali non reputano le dimensioni del seno un fattore determinante rispetto al potere di attrazione, il potere attrattivo di una femmina, dato che il risultato si situa, come potete vedere, al di sotto del valore medio, che era 3. Tuttavia, l'attenzione alle dimensioni del seno femminile sembra in effetti crescere lievemente con l'aumentare dell'età dell'uomo. Per ora terminiamo qui. In altri video, prossimi video, vi illustrerò ulteriori risultati che abbiamo ottenuto con questa ricerca. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Già che la vedi? Ma il caffè non ti funziona come per... Ah, è rotto. Questo lo inserisco nei pezzi finali, è aperto. Oh, aspetta, mi piaceva un sacco. Data. Non bisogna rimanere attaccati alle cose materiali.